Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete notare con i Black Tarot, questo mazzo così meraviglioso che io amo particolarmente perché sapete che ci riporta ad un'ambientazione fascinosa, magica del rapporto con i nostri antenati e ovviamente con gli spiriti guida. Questo mazzo a me piace particolarmente proprio perché vede l'unione sinergica tra appunto la cultura e la spiritualità africana e appunto la ritualità dei nativi e indigeni americani. Quindi ci permette anche di affrontare qualsiasi stesa, dunque qualsiasi argomento, prendendo appunto spunto da diverse realtà, tutte profonde, tutte meravigliosamente importanti per conoscere anche quello che è il percorso della nostra umanità. E come vi avevo appunto spiegato anche in un video di cui appunto vi lascio come sempre il link in descrizione, un mio video precedente ovviamente a questo, in cui descrivevo in maniera piuttosto dettagliata questo mazzo, quindi se volete potete appunto andare a rivederlo. Ecco, questo mazzo si presta a diverse tipologie di stese, anzi io direi veramente molte tipologie di stese, in maniera direi particolarmente eclettica e originale, molto più di tantissimi altri mazzi. Dunque permette anche l'utilizzo della doppia variante. Perciò oggi andremo appunto a fare una domanda specifica a questo mazzo utilizzando appunto il metodo delle due varianti, variante 1 e variante 2, tra le quali ovviamente voi potrete scegliere. O nel caso in cui vogliate fare questa domanda agli antenati in riferimento a due persone, potete attribuire la variante 1 alla persona X e la variante 2 alla persona Y, quindi sceglierle tutte e due. Dunque, che cosa andremo a chiedere quest'oggi a questo meraviglioso mazzo di carte? La nostra storia è stata interrotta, si è interrotta da tempo. Che immagine ha ad oggi di me? Cosa prova ancora per me questa persona? Mi desidera? Mi pensa? Vorrebbe risentirmi? Magari mi spia sui social, chiede notizie di me, per esempio ha degli amici comuni in caso ce li abbiate, e soprattutto vi riscriverà, farà quel passo in più, quel tentativo per potersi riavvicinare a voi? E ovviamente lo chiederemo appunto ad un metodo che io ho già usato in riferimento ai Black Tarot ed è un metodo a 3 carte, dove nella prima posizione cerchiamo di capire che cosa pensa ad oggi questa persona di voi, cioè che immagine ha questa persona di voi. In seconda posizione che cosa prova questa persona per voi, se ad esempio vi desidera, se è gelosa di voi, se gli piacete ancora. E in terza ed ultima posizione che cosa farà in futuro, quindi se agirà, se farà, diciamo, la prima mossa per cercare di sbloccare questa situazione, oppure se lascerà momentaneamente, ovviamente, questa situazione in stand-by. Ovviamente, ragazze, a seconda della tempistica identificata dall'ultimo arcano. Dunque, io inizio con la prima variante e inizio a mescolare, appunto, il mazzo per il principio di sincronicità e per tutte coloro che abbiano interrotto una determinata storia importante con una persona che appunto per voi è stata importante, o questa persona ha interrotto questa storia. Vogliamo sapere ad oggi questa persona che cosa pensa di voi, che immagine ha di voi, se vi ripensa ovviamente, e soprattutto che cosa prova ancora per voi e che cosa farà in futuro. Allora,
Perfetto. Allora, io allontano momentaneamente appunto il mazzo e iniziamo dunque ad analizzare la stesa partendo ovviamente dalla prima posizione, ossia appunto ad oggi questa persona che cosa pensa di voi, che immagine ha ad oggi di voi questa persona. Vediamo un po' e ovviamente se vi pensa. In questo caso abbiamo l'appeso. Allora, questa è una persona che si sente in un momento di grande sacrificio e soprattutto si sente particolarmente a disagio nel non potervi raggiungere o comunque parlare. Perché questa è una persona che vorrebbe appunto rivedervi, vorrebbe parlarvi, vorrebbe di nuovo trascorrere del tempo con voi, ma in qualche modo è bloccata da delle situazioni esterne, appunto l'appeso, che gli impediscono di raggiungere i propri obiettivi e ovviamente di portare a termine i propri desideri, le proprie aspirazioni. Quindi questa è una persona che obiettivamente in questo momento si sente, vi ripeto, in una condizione di sacrificio, come è tipico della carta dell'appeso, perché sente di avere ancora qualcosa in sospeso nei vostri riguardi o con voi e ovviamente si sente in grande difficoltà. Ma c'è qualcosa o qualcuno che appunto in qualche modo ancora gli impedisce di potersi riavvicinare appunto a voi così come questa persona vorrebbe. La carta dell'appeso rappresenta dunque un momento di infelicità, quindi non un momento di tranquillità o di serenità. Cioè, nel caso in cui voi vogliate sapere se questa persona è felice, ovviamente senza di voi, la risposta è assolutamente no. Questa è una persona che anzi, senza di voi, si sente profondamente incompleta, perché l'appeso è proprio dato da un individuo che appunto sta ciondolando da una parte all'altra, da una condizione all'altra, magari anche da una conoscenza ad un'altra, magari da una storia ad un'altra, perché in realtà la persona che vorrebbe, cioè voi, è ancora lontana o la sente lontana o non può in qualche modo raggiungerla. Cioè l'appeso può rappresentare il sentirsi appunto in gabbia. Ma quali sono i lati positivi della carta dell'appeso? Questa persona sa che è una condizione di sacrificio transitoria, cioè io paragono molto spesso l'appeso alla carta delle nuvole delle Lenormand, che rappresentano appunto degli ostacoli superabilissimi e transitori. Quindi in realtà questa persona sa che sicuramente questa situazione o questa persona o questa condizione che in qualche modo ad oggi la blocca, verrà prima o poi eliminata e di conseguenza potrà portare avanti quelle che sono le sue progettualità nei vostri confronti. Progettualità che possono essere anche semplicemente risentirvi, non necessariamente ritornare da voi, ma comunque il riprendere un legame. L'appeso ci può parlare anche di una persona, vi ripeto, molto stanca, quindi anche fisicamente, per esempio, non al top. Una persona molto stressata, una persona che avrebbe la necessità appunto di isolarsi, vedete, da tutto il resto del mondo, proprio per prendersi appunto un momento di pausa da una o più situazioni che lui ovviamente non vuole più. L'appeso ci può parlare anche di problematiche da un punto di vista professionale, quindi potrebbe trattarsi di, per esempio, un momento di disoccupazione, piuttosto che affari che ovviamente non stanno andando come dovrebbero, una cassa integrazione, cioè ci sono comunque delle situazioni che in qualche modo possono portare questa persona
a non vivere bene la sua condizione economico-professionale. Quindi non si sente neanche da un punto di vista creativo, da un punto di vista intellettivo, particolarmente spronata nello svolgere i propri compiti. L'appeso quindi ci può parlare di molto stress e vedete appunto anche di un equilibrio psicofisico, in particolar modo mentale, particolarmente difficile. Quindi potrebbe essere una persona che si sente in un momento di fragilità. Quindi in realtà la carta dell'appeso rappresenta un momento in cui questa persona si sente inconcludente, sente di non aver raggiunto tutti quegli scopi che invece per lui erano importanti. Sente che la situazione anche con voi è in stallo, probabilmente anche da troppo tempo rispetto a quanto questa persona avrebbe voluto. Ma la carta dell'appeso ci parla anche però di consapevolezza, cioè questa persona sa che evidentemente questo momento di stallo era necessario in qualche modo per permettere ad entrambi, quindi evidentemente a lui ma anche a voi, di riflettere ovviamente sulla situazione, cioè su quello che è accaduto fra di voi e su quello che c'era fra di voi. Ragazze, qual è la carta successiva al 12° arcano maggiore, che appunto è l'appeso? È il 13° arcano, quindi l'arcano senza nome, cioè la carta della morte, che rappresenta appunto il cambiamento, il mutamento, quindi la rinascita rispetto a delle situazioni del passato sbagliate o comunque vissute in maniera non corretta. Quindi l'appeso rappresenta anche quel momento di stasi che è necessario al soggetto della stesa, ma anche a voi, quindi anche al consultante, per poter riflettere bene effettivamente su quello che questa persona può essere stata per voi realmente. Quindi la carta dell'appeso in ambito sentimentale, come diciamo definizione manualistica, rappresenta un amore segreto, un amore romantico, un amore interiorizzato e ovviamente non consumato, d'accordo? Quindi una sorta di sentimento platonico che non lascia spazio per ora a delle esperienze fisiche o comunque quello che questa persona vorrebbe. Quindi è chiaro che qui c'è una paziente attesa da parte di questa persona e questa persona sa che questo è un momento di stasi che vi separa, ma non è un addio definitivo, non è la torre, è la carta dell'appeso. Quindi vi ripeto, è un blocco temporaneo in vista di un probabile felice futuro insieme. Ma questa persona sa che questo momento era necessario anche per riflettere e maturare. Quindi vi posso assicurare che in questo caso l'allontanamento è assolutamente servito a questa persona. Anche evidentemente per guardarsi dentro, per riuscire a capire come poter appunto rinascere, 13° arcano maggiore, a nuova vita. Come poter in qualche modo, per esempio, ottimizzare la propria esperienza d'amore, migliorare per quanto riguarda la gestione dei sentimenti, cambiare alcune asperità del proprio carattere. Quindi questa persona comunque in maniera direi piuttosto saggia è riuscita a vivere, sta comunque riuscendo a vivere nel presente questa situazione, cercando di sopportare, magari vi ripeto anche l'ingerenza di persone e situazioni esterne che vi separano, ma le accetta, perché fondamentalmente questa persona si rende conto che era ed è un sacrificio necessario. D'accordo? Allora, vediamo in seconda posizione, quindi ad oggi ovviamente, di nuovo rimaniamo nell'ambito del presente, cosa prova questa persona per voi, se vi desidera, se ovviamente pensa ancora a voi e ovviamente in quali termini, se prova ancora dei sentimenti, delle emozioni. Vediamo effettivamente cosa ha dentro questa persona. E qui abbiamo il 4 di spade. Allora, questa persona, vi ripeto, pur desiderandovi comunque e continuando a provare comunque un sentimento romantico nei vostri confronti, però vi ripeto, questa persona sa che questo momento di blocco è necessario ad entrambi, a voi e ovviamente anche a lui.
per poter in qualche modo capire effettivamente bene quali sono state le reali problematiche del vostro rapporto. Quindi questa persona pensa ad oggi che anche voi possiate aver, per esempio, sbagliato, tra virgolette ovviamente ragazzi, in qualcosa nel vostro rapporto, che anche a voi questo momento può servire per capire effettivamente che cosa questa persona è contata per voi. Il 4 di spade ci va un po' a riconfermare comunque questo significato, cioè rappresenta la carta appunto del riposo. Non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, il 4 di spade è rappresentato da un guerriero che giace addormentato, non ovviamente morto, ma addormentato sul proprio letto, perché ha bisogno appunto di riposo, di riposare anima e corpo dopo appunto una lunga battaglia. Quindi non è ferito, come per esempio nel caso del 10 di spade, non è preoccupato, come nel caso del 9 di spade, ma è comunque una persona che ha combattuto già tanto. 4 di spade arriva da una carta piuttosto pesante di spade, che è il 3 di spade, dove abbiamo un cuore trafitto. Quindi questa persona ad oggi ha superato il lutto del vostro allontanamento. Ecco perché tutta questa saggezza anche prevista dalla carta dell'appeso, ma non perché questa persona non vi ami più, non vi pensi più. Cioè il fatto che questa persona ad oggi non si stia ovviamente strappando i capelli è un buon segnale, perché vuol dire che questa persona, nel processo di allontanamento, ha già superato la parte più dolorosa. È in un momento di riflessione saggia, matura e consapevole. Cioè questa persona in questo momento riesce a vedere la situazione con maggior lucidità e si aspetta e spera che la stessa cosa valga anche per voi, cioè che anche voi riusciate a vedere in lui una persona migliore, riguardando magari effettivamente a quelle che possono essere state le cause che veramente possono avervi allontanato. Quindi questa persona spera che questo momento di, diciamo, allontanamento, di blocco temporaneo, sia ovviamente stato e sia tuttora importante anche per voi per guardarvi bene dentro realmente. Quindi vi dirò la verità, questa non è una persona che in qualche modo in questo momento vi sta particolarmente spiando, perché pur essendo una carta di spade è però un 4 di spade, non è per esempio un fante o una regina o un cavaliere o per esempio un 8 di spade che rappresenta anche delle critiche, dei rimproveri che questa persona potrebbe rivolgere a voi. Il 4 di spade, come anche la carta dell'appeso, rappresenta una persona che si sta prendendo una pausa, per esempio anche dai social o anche dalle proprie amicizie, cioè una persona che interiormente si sta isolando molto, quindi sta cercando il silenzio, sta cercando di guardarsi dentro, sta cercando di cambiare, di maturare e anche di guarire, perché il 4 di spade rappresenta appunto una guarigione. Quindi questa persona, vi ripeto, in questo momento non sta chiedendo di voi o non sta cercando particolarmente informazioni nei vostri confronti, ma non perché questa persona non sia interessata a voi ragazzi, ma semplicemente perché in questo momento non gli serve, perché in questo momento quello che serve a questa persona è, vi ripeto, un momento di maggior maturità, di maggior saggezza. Questa persona vuole vedere in se stesso innanzitutto una persona nuova e poi vuole che la vediate anche voi. Quindi sta lavorando sulle proprie mancanze e spera che anche voi lo stiate facendo. Quindi è una persona che obiettivamente in questo momento è particolarmente sola, ma in maniera positiva, proprio perché chiaramente è una persona che ha capito che tante delle vostre problematiche potrebbero essere arrivate e derivate da un'eccessiva ingerenza esterna. Attenzione che 4 di spade ci proviene da, vi ripeto, un 3 di spade. Le carte di grado terzo rappresentano sempre eventualmente delle triangolazioni, quindi potrebbe essersi intromessa fra di voi una terza persona
che potrebbe in qualche modo avervi allontanato. E ad oggi questa persona sta cercando di riprendersi anche da questa eventuale altra conoscenza o persona che potrebbe in qualche modo appunto avervi allontanato. D'accordo? Inoltre il 4 di spade ci parla anche di contrasti che questa persona ha con l'ambiente che lo circonda, quindi con parenti, amici, colleghi. Quindi sicuramente questa persona non chiede di voi. C'è del rancore, del risentimento serpeggiante che questa persona prova nei confronti, anche vi ripeto, magari della propria famiglia, proprio perché la ritiene responsabile del vostro allontanamento e perché sa di dover prendere delle decisioni in maniera autonoma senza l'ingerenza di troppe lingue. Amici che danno consigli non richiesti, colleghi che possono iniziare a pettegolare. Quindi è chiaro che questa persona deve guarire. Il 4 di spade non è un battere in ritirata per codardia, anzi il contrario, è un volerlo fare per riprendere le fila della propria vita e della propria esistenza. Quindi vi ripeto, questa non è una persona che vi sta pensando in termini fisici o erotici, non c'è la carta del diavolo, quindi non è neanche una persona che si sta gettando in più frequentazioni. Questa è una persona che sta affrontando magari anche un percorso terapeutico, perché no? Perché l'appeso con il 4 di spade ci parla proprio anche della necessità di guarire da, diciamo, una condizione psicofisica un po' gravosa, quindi potrebbe non essere stata particolarmente bene questa persona. Ecco perché non ha proprio voglia di doversi infilare in situazioni particolarmente difficili, ma anche in scorribande adolescenziali piuttosto che frequentazioni mordi e fuggi. Questa è una persona che si sta guardando dentro perché esige anche da se stesso un momento di maturità, quindi anche un momento di calma. Quindi non è una persona che anche da un punto di vista erotico in questo momento sta facendo fuochi e fiamme, ma non sta neanche pensando a voi da quel punto di vista. Non dico, ragazzi, che questa persona si è data la vita monacale, cioè non è una persona che ha scelto l'ascesi, ok? È però semplicemente una persona che non ha particolare interesse se non da un punto di vista meramente fisiologico, d'accordo? Non è una persona innamorata, non c'è una carta di coppe. Quindi non è una persona innamorata in questo momento di nessuno e non è una persona che in questo momento sta cercando l'amore. È una persona che in questo momento sta cercando di aiutare se stesso e di aiutare anche voi, vivendo in maniera costruttiva questo momento appunto di separazione, per guardarvi bene dentro, voi e lui. Quindi non vi viene una persona affamata in qualche modo di erotismo, di sessualità, mi viene una persona in questo caso che sta cercando proprio la saggezza, la maturità e ovviamente un momento importante di crescita e di evoluzione appunto alla carta di cui vi parlavo prima, cioè il 13° arcano, che è un arcano meraviglioso, contrariamente a quanto si sente, ma ovviamente in maniera fortemente errata, perché la carta della morte è una carta meravigliosa che rappresenta il chiudere delle situazioni, ossia rami secchi, quindi situazioni inutili, per poter dare vita appunto ad una rinascita, quindi ad una nuova pelle, quindi una carta veramente bellissima. Ed è questo quello che si aspetta questa persona da voi, vuole rinascere, vorrebbe ritornare, sì, però in condizioni totalmente diverse. Quindi riprendendo in mano la storia, sì, ma partendo da dei presupposti completamente diversi. Questa persona non vuole più ricommettere in futuro gli stessi errori che ha commesso con voi in passato. Ecco perché sta aspettando la situazione migliore. D'accordo? Allora, vediamo in terza ed ultima carta questa persona che cosa farà in futuro. Quindi se andrà a sbloccare questa situazione. Vediamo un po', ovviamente anche a seconda delle tempistiche che in qualche modo vengono identificate da questo arcano. E qui abbiamo il 7 di bastoni. Assolutamente sì, questa persona sbloccherà questa situazione, tra l'altro una carta di bastoni. Quindi ovviamente questa persona quando tornerà, ma ve l'ho detto poco fa, si sentirà molto più leggera e anche libera di poter vivere bastoni
il proprio erotismo e il desiderio che prova nei vostri confronti in totale libertà. Il 7 di bastoni è una carta molto bella che ci parla anche di difesa, di protezione. Voi direte, ma da cosa? Da chi? Evidentemente da tutte queste bocche, da tutte queste persone o da una terza persona, vi ripeto in particolare, che può in qualche modo avervi ostacolato e che potrebbe essere stata la causa primaria del vostro allontanamento. Il 7 di bastoni ci parla di successo, d'accordo? Quindi ci parla di un successo che però viene ottenuto, vi ripeto, dopo una strenua difesa di ciò che è importante, quindi dopo un lavorare sodo, dopo un aver vinto e battuto determinati nemici, rivali e ostacoli. Questa persona dunque cercherà di fare di tutto per poter riallacciare il rapporto con voi. E il 7 di bastoni ci parla di scambi, di corrispondenza. Quindi questa persona potrebbe cercarvi scrivendovi o ovviamente chiamandovi. Quindi in primo piano la carta del 7 di bastoni ci parla di colloqui, ci parla di attività dialogica dell'uso della parola che diventeranno fondamentali per poter risolvere dubbi, incertezze, paure, per poter in qualche modo portare avanti una situazione che per questa persona è fondamentale. D'accordo? Quindi il dialogo è messo in primo piano. Ma la carta del 7 di bastoni ci parla però anche di viaggi e di spostamenti, generalmente bastoni, quindi per lavoro. Quindi questa persona potrebbe pensare ad un viaggio che potrebbe avvicinarvi o, per esempio, riavvicinarvi nel caso in cui questa persona ad oggi sia lontana. E dunque questa persona potrebbe, diciamo in qualche modo, cercare la scusante giusta per potersi riavvicinare a voi. Quindi tutto ciò che concerne la parola avrà buon esito: conversazioni, trattative, dichiarazioni, corrispondenza, messaggi. Questa persona ha proprio voglia di fare 4 chiacchiere con voi per poter capire ovviamente a che punto è la vostra interiorità nei suoi confronti. Ovviamente però il 7 di bastoni ci parla anche della capacità di persuadere una persona per poter in qualche modo ovviamente riconquistarla. D'accordo? Quindi questa persona riattiverà un percorso importante per poter ritornare ad un momento di collaborazione con voi, superando gli ostacoli e tutte queste persone, vedete, negative, che terrà ben a bada e ben a distanza e agirà con coraggio, con fermezza. Vi ripeto, anche magari approfittando, per esempio, di un viaggio o di uno spostamento che possano in qualche modo riavvicinarvi. D'accordo? La carta del 7 di bastoni ci parla ovviamente anche, vi ripeto, di desiderio, di energia, che ovviamente permetterà a entrambi di poter in qualche modo risentire a livello pratico quello che è appunto il vostro feeling, quindi di capire se obiettivamente c'è ancora feeling, ma c'è, perché qui abbiamo una carta molto bella, il 7 di bastoni. Il 7 di bastoni, ragazzi, tra l'altro, come tutti gli arcani minori, ha ovviamente il proprio corrispettivo numerale in un arcano maggiore. 7 di bastoni riporta al 7° arcano maggiore, che è l'arcano maggiore del carro. Quindi vi ripeto e vi ribadisco il concetto del viaggio, perché anche il carro rappresenta ovviamente uno spostamento, appunto un viaggio, di cui questa persona potrebbe approfittare per potersi riavvicinare a voi, ma anche la capacità di condurre, orientare le situazioni tipiche appunto della carta del carro. Per quanto riguarda le tempistiche, la carta del 7 di bastoni, come ovviamente le ultime 4 carte numerali, le carte di bastoni, cioè 7, 8, 9 e 10 di bastoni, rappresentano l'ultima decade di un mese. Quindi siamo per esempio primi di marzo, questa persona potrebbe volervi ricontattare o comunque darvi un segnale del suo rinnovato interesse nei vostri confronti
entro per esempio l'ultima decade di questo mese, quindi del mese di marzo. Nel caso in cui voi guardiate questo video i primi di, per esempio, aprile, entro l'ultima decade del mese di aprile, o comunque, vi ripeto, dei mesi successivi. Però il 7 di bastoni non ci parla di tempistiche particolarmente lunghe, quindi generalmente ci parla di tempistiche inerenti alla primavera, massimo al periodo estivo. In particolar modo la carta del 7 di bastoni fa riferimento appunto ai giorni dal 28 di luglio al 1 di agosto. Quindi vi ribadisco, in particolar modo appunto in questo caso il periodo estivo. D'accordo? Quindi entro i prossimi mesi, o in particolar modo, vi ripeto, entro l'ultima decade del mese in cui andrete a vedere questo video, potreste già avere notizie da parte di questa persona, o comunque entro l'estate. D'accordo? Quindi vi ripeto, questa è una persona che vuole assolutamente tornare da voi e ripartirà con delle trattative comunicative per cercare ovviamente di sondare il terreno e di riaprire ad un clima collaborativo con voi, approfittando in particolar modo di un viaggio o di uno spostamento. D'accordo? Però vi ripeto, questa è una persona che sta maturando molto e che è maturata molto, soprattutto in questo momento di stasi e di blocco. Quindi è una persona che tornerà anche in maniera molto pulita e ovviamente non unicamente votato al mero appagamento fisico nei vostri confronti. Assolutamente no. D'accordo? Poi voi sapete come sempre che io appunto rifaccio le stese dopo un certo lasso di tempo, di modo che appunto terremo d'occhio la situazione. D'accordo? Quindi questa prima stesa finisce qui, direi una stesa molto bella, molto importante e che ci fa anche ben sperare in riferimento ad un reale cambiamento e ad una reale maturazione da parte appunto di questa persona nei vostri confronti e anche ovviamente nei confronti del vostro rapporto. D'accordo? Dunque posso appunto iniziare la seconda stesa. Ritiriamo appunto queste tre carte. Riprendiamo appunto il mazzo e possiamo appunto iniziare la seconda variante. Dunque, per il principio di sincronicità, per tutte coloro che appunto hanno vissuto una storia importante con una persona che per voi è stata importante, storia ad oggi chiusa o da voi o da quest'altra persona, vogliamo cercare appunto di chiedere agli antenati, agli spiriti guida, ad oggi appunto questa persona che cosa pensa di voi, se vi spia, che cosa prova ancora per voi, se gli piacete, se vi desidera, se ha intenzione di tornare da voi, che immagine ha di voi, cosa pensa razionalmente e ovviamente da un punto di vista erotico, perché no, e obiettivamente in futuro, secondo le tempistiche identificate appunto dall'ultimo arcano, che cosa farà, quindi se sbloccherà questa situazione e in quali modalità. Dunque iniziamo a mescolare appunto il mazzo. Perfetto. Allora, allontaniamo momentaneamente il mazzo in modo che appunto non dia fastidio al tavolo di stesa. Vediamo un po'. Dunque, prima posizione appunto
cosa pensa ad oggi questa persona di voi. Quindi che immagine ha questa persona ad oggi di voi. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 5 di bastoni. Ecco, questa è una stesa che ovviamente parte già in maniera totalmente diversa rispetto appunto alla stesa precedente. Questa è una persona arrabbiata, 5 di bastoni. È una persona che comunque non ha preso bene la chiusura ed è una persona un po' indispettita, perché il 5 di bastoni ci parla di una persona che obiettivamente nei vostri confronti sente un po' di rancore. Quindi o perché per esempio siete state voi a chiudere la storia, o perché questa persona attribuisce a voi per esempio le colpe della chiusura della storia. Perché, vi ripeto, il 5 di bastoni è una carta che, come vedete, prevede appunto due persone, in questo caso due bambini, che stanno cercando di ottenere la parte evidentemente più gustosa di questo cono gelato. E di conseguenza questa persona sa che tra di voi ci sono state o potrebbero esserci delle discussioni importanti che potrebbero di nuovo rimettervi in cattive acque. Potrebbe trattarsi appunto di una storia clandestina, quindi un lui impegnato, due persone che vogliono uno stesso oggetto, in questo caso uno stesso soggetto. Quindi potrebbe essere una persona impegnata che in qualche modo si sente conteso tra due donne, oppure voi potreste essere la persona impegnata contesa da due uomini. Qui c'è molta possessività, qui c'è un senso dell'altro che mi piace poco, perché l'altro viene visto come un qualcosa da possedere. In questa stesa c'è un modo di vedere l'altro che mi piace molto poco, perché l'altro viene visto come un oggetto, un possesso da conquistare, di proprietà, un marchio di fabbrica che ovviamente non può e non deve essere di nessun altro, o che può in qualche modo essere conteso tra due o più persone, però creando una situazione di rivalità esasperata e obiettivamente troppo conflittuale. Quindi il 5 di bastoni ci parla di situazioni troppo affollate, di possibili conflitti, di eccessiva competizione, di confusione, appunto, troppa gente, troppe persone che in qualche modo non possono avere o possono tuttora, diciamo, interferire in questa storia. Quindi il 5 di bastoni ci parla di una profonda instabilità che ovviamente non porta e può sicuramente non portare ad una situazione di grande pacificazione. Quindi o voi siete state particolarmente gelose nei confronti di questa persona, o questa persona ad oggi è ancora molto gelosa di voi. E dunque il motivo per cui ad oggi questa persona non torna da voi è perché questa persona sa che dovrebbe in qualche modo o condividervi con un'altra persona nel caso in cui voi siate impegnate, oppure non sopporta l'idea che per esempio voi siate corteggiate da più persone, cosa che potrebbe per esempio aver notato sui social. O questa persona potrebbe immaginare che voi abbiate qualcuno al vostro fianco. Quindi obiettivamente questa persona non si sente adatto in questo momento, nel momento presente, per poter appunto tornare, di poter tornare da voi, perché ovviamente teme di ricadere in situazioni che possono riportarvi a discussione, a conflitto, quindi a controversie, con una carica di aggressività e di implicazioni negative abbastanza importanti. Quindi irritazione, collera, discussioni anche sterili. Quindi vede il rapporto con voi ad oggi ancora una situazione a rischio, intricata e troppo faticosa.
Ecco perché questa persona ovviamente non è ancora tornata da voi. È chiaro che però una personalità siffatta ci fa pensare ad un individuo con una scarsa autostima o che comunque ha una sfiducia profonda in se stesso, perché teme la rivalità di altre persone. Quindi non è una persona che per esempio di fronte a un rifiuto si arrende facilmente o comunque la prende troppo sul personale. È come se un rapporto che finisce male o una donna che lo rifiuta, per esempio, per un altro uomo, è un marchio indelebile che non riesce poi più in qualche modo a togliersi dalla mente. Questa è una persona, vi ripeto, passionale, è una persona a cui voi piacete molto fisicamente, perché qui partiamo con una carta di bastoni, ma è una persona che sa contenersi troppo poco. Quindi è una persona che obiettivamente non ha ancora fatto i conti con se stessa. Cioè, nella variante precedente avevamo una persona che si sta guardando dentro, questa persona non lo sta facendo e a mio avviso fa anche fatica a farlo. Cioè, questa non è una persona che sente di avere delle responsabilità, è una persona che tende troppo spesso a puntare il dito, a vedere rivali ovunque, a reagire con troppa aggressività, con troppa foga di fronte ad una determinata situazione. Ecco perché vi dicevo che non è una persona che agisce in maniera particolarmente saggia, non è una persona particolarmente matura, al di là poi dell'età, perché può essere comunque anche una persona di 40, 50, 60 anni, ma rappresentare comunque l'eterno ragazzino, l'eterno Peter Pan, quindi con una scarsa maturità emotiva ed uno scarsissimo autocontrollo. Ecco perché vi dicevo che partendo già con una carta di conflittualità aperta ancora nel presente, evidentemente questa persona non riesce a fare i conti con se stesso, ma neanche con il passato. E poi vi ripeto, qui c'è tanta gelosia, quindi c'è tanta possessività. Questa persona è troppo gelosa di voi. È una persona che, diciamo, tende, vi ripeto, a vedere rivali e nemici ovunque. Non ammette una controparte. Vuole essere l'unico a giocare e l'unico a vincere. Nei giochi di seduzione, nel gioco dell'amore, no? È una persona che vuole prevalere e lo fa in maniera piuttosto arrogante. E questo chiaramente, vi ripeto, denota comunque una personalità un po' poco pacifica, che quindi non ama, vi ripeto, la compresenza di troppe persone. Soprattutto nel caso in cui ovviamente siate voi quelle contese o nel momento in cui questa persona in qualche modo sa che obiettivamente voi potreste avere più di uno spasimante e questa cosa lo innervosisce, lo ingelosisce, lo irrita parecchio. Quindi vi ripeto, è una persona che sa che tornando da voi ci sarebbero di nuovo quelle situazioni di litigio che molto probabilmente vi hanno allontanato o comunque delle nuove situazioni di litigio che potrebbero allontanarvi. E questa persona non vuole vivere diciamo, ricominciare la vostra storia in questo modo, che è anche comunque un ragionamento, se vogliamo, corretto, però poi chiaramente dipende anche dalle motivazioni che sottendono a questo suo ragionamento. Se è una sua gelosia eccessiva, un senso della possessività ovviamente esasperato, questa persona dovrebbe un po' fare i conti con la propria interiorità. D'accordo? Vediamo in questa seconda posizione, a questo punto, che cosa prova per voi questa persona. Abbiamo visto che è una persona molto attratta da voi perché parliamo di bastoni. Ma vediamo da un punto di vista emotivo che cosa trapela nell'anima di questa persona. E qui abbiamo un arcano meraviglioso che è appunto l'arcano senza nome, quindi l'arcano della morte. Allora, questa persona vorrebbe ricominciare perché la carta della morte rappresenta proprio la chiusura nei confronti di situazioni del passato per potersi riaprire a nuova vita. Quindi questa persona in qualche modo vorrebbe ritornare da voi, vorrebbe farlo ovviamente ripartendo da zero, quindi cercando di mettere una pietra sopra
rispetto a quello che è stato il vostro passato, che evidentemente non deve essere stato particolarmente positivo, almeno non deve essere stato letto in maniera particolarmente positiva da parte di questa persona. Quindi la carta della morte ci parla di un cambiamento drastico che questa persona vorrebbe all'interno della vostra coppia, quindi un'azione forte, ma anche un chiarimento riequilibratore e ovviamente un momento di confronto, magari anche, vi ripeto, delicato e magari frutto anche di eventuali tensioni, che però possano permettergli di capire se deve andare avanti, quindi chiudendo definitivamente il capitolo con voi, oppure se riprendere il discorso con voi. Quindi questa persona deve capire obiettivamente come stanno le cose e vorrebbe poterlo fare riguardandovi proprio in faccia, potendovi riparlare, perché questa persona in realtà sa già che con voi ha toccato il fondo, sa già che ormai tra di voi c'è stata una chiusura importante, forte, dolorosa, anche perché la morte ci parla comunque di dolore, di sofferenza, ma questa persona sa che ha bisogno ancora di interfacciarsi a voi, anche solo per un'ultima volta, per poter capire se è un legame da troncare definitivamente e quindi eventualmente ricominciare con un'altra persona, oppure se eliminare determinate abitudini e quindi ripartire con voi, però proprio cambiando pelle, cioè rinascendo a nuova vita. Perché questa persona in realtà ha voglia comunque di vivere una nuova vita, a prescindere da voi, È una persona che ha voglia di rimettersi in gioco, di vivere anche nuove esperienze, magari anche inattese. Ma ovviamente è chiaro che la sua testa, la sua mente, il suo cuore, il suo corpo lo riportano generalmente a voi. E quindi è chiaro che questa persona deve e vuole ritornare da voi proprio per poter in qualche modo toccare di nuovo con mano questo passato e capire appunto come possa fare, cioè come andare avanti, se cancellarlo definitivamente oppure ricominciare. Cioè questa persona deve capire se c'è ancora un margine di possibilità con voi, perché è molto malinconico nei vostri confronti. È una persona che obiettivamente ha bisogno, dopo un periodo di solitudine, di rientrare in un rapporto d'amore, di rivivere le gioie dell'amore, ma lo vuole fare comunque, eventualmente cancellando definitivamente voi. Quindi questa persona sa che deve eliminare abitudini, modi di pensare, atteggiamenti, non deve ancorarsi a vecchie posizioni, che possono portare al conflitto, 5 di bastoni, e quindi di nuovo al naufragare della vostra storia. Sa che è necessaria una trasformazione e la vuole con voi, la vuole assolutamente, ma sa che deve comunque ovviamente affrontare qualcosa di molto importante, un cambiamento interiore che gli costerà molto, perché ragazzi, come tutti i cambiamenti, anche la morte, che è una carta meravigliosa, però ci parla di un cambiamento che costerà. Cioè questa persona deve, come vi dicevo col 5 di bastoni, fare i conti con la propria interiorità, perché qui c'è qualcosa che sfugge a questa persona. Questa persona deve cambiare qualcosa dentro se stesso, per riuscire a vivere evidentemente anche in maniera più pacifica e anche in maniera meno rabbiosa, meno gelosa il rapporto con voi. Questa persona sa che comunque c'è ancora della strada da percorrere, ma la deve percorrere cambiando lui stesso in prima persona. Ma sa che il rapporto con voi, questa cosa ancora che gli rimane del passato, non può più essere evitato, non può più sottrarsi. Quindi questa è una persona che sta fremendo, per poter in qualche modo ritornare da voi. Quindi o ricominciare un rapporto però sotto nuove vesti o chiuderlo del tutto. Quindi il lavoro in questo caso spetta principalmente ovviamente a lui, perché questa è una persona a cui voi piacete veramente tantissimo. Vediamo dunque in ultima analisi
che cosa accadrà in futuro, a seconda ovviamente delle tempistiche identificate dall'arcano. Cioè, che cosa questa persona farà, vi ripeto, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane o anche nei prossimi mesi, se appunto cercherà di sbloccare questa situazione e con quali modalità. E qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora, il Cavaliere di Spade ci parla di un movimento particolarmente irruento che appunto compierà questa persona nei vostri confronti, spinto, purtroppo, ahimè, da un desiderio imperante, e fin qui tutto bene, ma anche da una, diciamo, gelosia, rivalità nei confronti di una persona che questa persona sa essere al vostro fianco o che immagina essere al vostro fianco. Questa è una persona che avrà una profonda paura di perdervi a seguito proprio dell'intromissione nella vostra vita di un elemento terzo che lui vede come un rivale però molto potente, quindi qualcuno che potrebbe in qualche modo effettivamente rendere il suo ritorno ancora più precario, e questo lo porterà a muoversi senza calcolare, senza programmare, senza ragionare. Il Cavaliere di Spade tra i 4 cavalieri è quello che si muove con maggior velocità, alla svelta, verso il proprio obiettivo, che ha le idee chiare e che vuole sbarazzarsi di qualsiasi ostacolo, quindi anche rivali. Quindi anche in questo caso è una persona che porterà notizie, proprio come nella variante precedente, però lo farà in maniera impulsiva, irruenta, quindi senza valutare bene. È un Cavaliere di Spade, quindi come tutti i personaggi di Spade rappresenta delle comunicazioni taglienti, quindi non vi aspettate un ritorno, diciamo, tranquillo, romantico, il classico ciao come stai. Questa è una persona che tornerà da voi con il dente un po' avvelenato, dimostrandovi comunque ancora il suo interesse, sicuramente, nei vostri confronti. Dimostrando coraggio, temerarietà, desiderio, perché comunque le spade e i bastoni ovviamente rappresentano metaforicamente l'elemento fallico, quindi vi farà capire comunque che vi desidera. Lo farà cercando di battersi per i propri ideali, per ciò in cui crede, quindi il vostro rapporto, ma ovviamente lo farà in maniera, vi ripeto, troppo irruenta, in maniera forse troppo combattiva. Quindi questa persona, sì, vi ripeto, tornerà da voi, ma non con parole, vi ripeto, dolci, di perdono. Non è un cavaliere di coppe. Questa persona non riesce proprio a mettere da parte questa sorta di rivalità, di conflittualità che percepisce con le persone che vi circondano. È una persona che vede e vedrà un avversario particolarmente temibile e che cercherà di fare di tutto per allontanare da voi. E questo lo porterà a riaffacciarsi a voi. Vi ripeto, facendovi capire quello che prova e quello che pensa, cioè il fatto che vuole e rivuole voi. Ma ovviamente lo farà in maniera forse troppo irruenta, non con la dolcezza, la tenerezza che voi potreste per esempio volere o desiderare. Quindi il Cavaliere di Spade ci parla di coraggio, vi ripeto, di temerarietà, di combattività, di destrezza, di grinta. Questa persona farà di tutto per riconquistarvi, ma ovviamente lo farà in maniera non del tutto poetica e non del tutto romantica, dando a mio avviso troppa importanza, spostando troppo l'attenzione su un ipotetico rivale. È chiaro che a questo punto voi potreste chiedermi, ma ci sarà questo rivale? Sì, perché il Cavaliere di Spade ci parla proprio di un rivale, quindi non è che questa persona arriverà da folle inventandosi la presenza di una terza persona. Qui una terza persona c'è, ci sarà, e darà particolarmente fastidio a quest'uomo al punto che deciderà di ritornare. Cioè molto probabilmente sarà proprio la chiave
che spingerà questa persona a tornare da voi. Però vi ripeto, nello scrivervi, nel telefonarvi, nel ricontattarvi, non vi aspettate particolare diplomazia. Agirà in maniera imprudente, in maniera affrettata, facendovi anche quasi una sorpresa, perché voi non vi aspettereste mai il ritorno da parte di questa persona. Ma lo farà perché questa persona non ne può più, vi rivuole. Però vi ripeto, tornerà in maniera un po' troppo, diciamo, agguerrita. Quindi, d'accordo la virilità, d'accordo l'eccitazione, d'accordo l'erotismo, d'accordo essere molto passionali, ma a tutto c'è un limite. Quindi, come io dico sempre, ragazze, nel caso in cui questa tipologia di comportamento non vi piaccia, perché vi ripeto, generalmente il Cavaliere di Spade ci parla di situazioni sempre un po' esasperate, a volte anche nei toni, mi raccomando, imponete il vostro no. Voi non siete obbligate ad accettare nulla e nessuno. La vita è solo vostra, il corpo è solo vostro, è vostro corpo, è la vostra vita. Quindi non siete obbligate ad accettare persone e modi. E soprattutto a prendere le dovute distanze e precauzioni nel caso in cui, ovviamente, le modalità di atteggiamento di questa persona non vi piacciono, perché possano ad esempio essere le stesse modalità con le quali questa persona si poteva rapportare con voi in passato e che potrebbero aver portato per esempio alla chiusura del vostro rapporto. Cioè, se questa persona era aggressiva in passato, il ritorno di questa persona non è ben auspicabile. D'accordo? Ragazze, ricordatevi che la vostra vita ha la priorità su tutto. Quindi, nel caso in cui, vi ripeto, sia stata una persona aggressiva in passato, verbalmente e anche fisicamente, qui non c'è da dare nessuna seconda possibilità a nessuno. Quindi non trascurate mai nessun segnale, né di aggressività verbale, né soprattutto di aggressività fisica. Qui non c'è da dare nessuna possibilità, né seconda, né terza, né quarta a nessuno. Nel caso invece in cui questa persona non sia mai stata con voi aggressiva verbalmente, né tantomeno fisicamente, ma che abbia mostrato, diciamo, una fisiologica gelosia nei vostri confronti in maniera equilibrata e moderata, è chiaro che sarete ben liete nel sapere che questa persona invece tornerà, vi ripeto, da voi, anche se obiettivamente sempre un po' con questo dente avvelenato e causato ovviamente dalla paura principalmente di potervi perdere, proprio perché questa persona potrebbe in qualche modo venire a conoscenza appunto della presenza di una terza persona, di questa energia maschile che in qualche modo potrebbe fargli particolarmente paura. Generalmente il Cavaliere di Spade rappresenta un uomo giovane, tra i 30, 40, 45 anni al massimo, e che potrebbe indossare una divisa. Quindi potrebbe essere un militare, potrebbe far parte delle forze dell'ordine, potrebbe essere un medico, un avvocato, potrebbe essere per esempio un caposquadra, un capoturno, comunque un infermiere, qualcuno che indossa una divisa in ambito professionale. Una persona molto intelligente, una persona altrettanto furba e altrettanto decisa a rimanere al vostro fianco. D'accordo? Quindi è chiaro che in questo caso effettivamente si potrebbe palesare proprio quella condizione iniziale che lui temeva molto, cioè due uomini che ovviamente combatteranno per poter avere il cuore di una stessa donna. È chiaro che in questo caso, vi ripeto, però non vi aspettate un ritorno particolarmente romantico da parte di questa persona, bensì un atteggiamento piuttosto diretto da parte appunto di quest'uomo, che quindi tornerà facendovi capire obiettivamente il suo fastidio in qualche modo nel sapere che voi possiate in qualche modo avere un'altra persona al vostro fianco. D'accordo? Questa terza persona, che potrebbe tanto in qualche modo ingelosire quest'uomo, potrebbe a livello astrologico appartenere ai 3 segni d'aria, come tipico di tutti i personaggi di spade.
quindi Gemelli, Bilancia e Acquario, o potrebbe averne l'ascendente, oppure appunto potrebbe avere un tema natale ricco di questi 3 segni d'aria nei pianeti principali che strutturano la personalità. Cioè, per esempio, nel caso in cui voi possiate conoscere, andrete a conoscere la data di nascita di questa persona, comprensiva, ragazze, mi raccomando, sempre di orario di nascita, perché altrimenti il tema natale ovviamente e l'ascendente non si possono calcolare. Potreste quindi andare a eventualmente controllare le effemeridi e potreste dunque notare una forte presenza o compresenza di più segni d'aria, per esempio per quanto riguarda la Luna, che riguarda l'emotività, oppure Venere, che riguarda appunto i sentimenti, piuttosto che Marte, che è inerente appunto all'aggressività, alla passionalità, al coraggio, alla temerarietà e alla combattività, oppure appunto Mercurio, che riguarda la comunicazione. Quindi, per esempio, potrebbe essere un individuo segno dell'Acquario in Venere piuttosto che ascendente, oppure potrebbe avere un ascendente in Gemelli e per esempio un Mercurio in Gemelli e la Luna in Acquario. È un esempio per farvi capire, d'accordo? Allora, per quanto riguarda le tempistiche del Cavaliere di Spade, generalmente, vi ripeto, sono dei movimenti improvvisi, quindi delle sorprese che avvengono nel momento in cui appunto la consultante meno se lo aspetta, ma rappresentano dei movimenti molto veloci, quindi questa persona potrebbe anche già nel presente pensare comunque di darvi un segno del suo pensiero nei vostri confronti, per esempio sui social potrebbe mettervi un like piuttosto che scrivervi un commento ad una foto, oppure potrebbe per esempio scrivervi un messaggio, oppure addirittura una telefonata, o per esempio potrebbe decidere, incontrandovi per strada o nel caso in cui siate colleghi di lavoro, di appunto salutarvi, cosa che magari fino ad ora poteva non aver mai fatto. Di conseguenza vi darà comunque un segnale importante, fatto che appunto ci tiene particolarmente ancora a voi, e ovviamente lo farà entro breve tempo. Il Cavaliere di Spade rappresenta a livello di tempi di realizzazione generalmente i giorni che vanno dal 1° al 6 marzo. Di conseguenza, dato che appunto siamo nei primi di marzo, questa persona appunto potrebbe proprio entro pochi giorni darvi comunque un segnale obiettivamente della sua presenza, oppure entro al massimo un mese di tempo, d'accordo? Quindi vi ripeto, le tempistiche sono piuttosto veloci, sia per quanto riguarda appunto l'arrivo di questo cavaliere nella vostra vita, sia appunto per quanto riguarda il ritorno di questa persona. Fatti evidentemente che saranno legati particolarmente l'uno all'altro, proprio perché l'arrivo di questa terza persona andrà a smuovere, diciamo, questa gelosia, questo desiderio di tornare da voi, al punto che questa persona si rifarà sentire. Però vi ripeto, con tempistiche molto più veloci rispetto a quanto ci si può aspettare appunto dalle carte di spade, che generalmente hanno tempistiche un po' più lunghe, non lunghe quanto i denari, ma sicuramente più lunghe rispetto alle coppe o ai bastoni. In questo caso però invece con il Cavaliere di Spade le tempistiche si abbreviano parecchio. Quindi vi ripeto, per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione del Cavaliere di Spade, generalmente i tempi di realizzazione vanno dal 1° al 6 di marzo, quindi ovviamente entro pochi giorni o al massimo entro un mese, d'accordo? Rispetto a quando ovviamente andrete a vedere la stesa, poiché nel caso in cui voi appunto andiate a guardare questa stesa il 1° di aprile piuttosto che il 1° di giugno piuttosto che i primi di luglio, entro un mesetto circa, d'accordo? Proprio perché tra tutte le carte di spade il Cavaliere è effettivamente quello più veloce, d'accordo? Voi sapete, ragazzi, che obiettivamente io dopo un po' le stese le rifaccio, quindi
Chiaramente andremo poi a rivedere bene la situazione, tenendola ovviamente d'occhio per vedere come poi potrebbe evolvere di nuovo tra voi e questa persona. D'accordo? Dunque, direi che questa è stata una stesa molto particolare, con quella nota di attenzione di cui vi ho parlato prima, nel caso in cui questa sia sempre stata una persona particolarmente aggressiva verbalmente e fisicamente. Mi raccomando ragazze, prestate attenzione e cercate ovviamente di prendere le distanze da persone, ve lo ripeto, che siano aggressive verbalmente e in particolar modo fisicamente. D'accordo? Chiedere sempre aiuto a chi ci possa aiutare, consigliare e proteggere, perché la vostra vita ha un valore inestimabile. È la vostra priorità, la vostra vita e la vostra felicità. D'accordo? Non c'è nulla che possa valere di più della vostra vita, della vostra esistenza, della vostra felicità e del vostro cuore. D'accordo, ragazze? Di conseguenza, come dico sempre, tenete duro, fate attenzione, mi raccomando, e soprattutto un grandissimo abbraccio.